Eccomi sempre in Costa Azzurra, più precisamente a Cap d'Antibes. Prima di proseguire con le location di Mai Dire Mai, concedetemi questa piccola deviazione già che mi trovo da queste parti. E innanzitutto questo yacht che vediamo non è il disco volante del film. Il Kingdom 5KR, un tempo chiamato Nabila, quando non è in navigazione è solitamente ormeggiato nel vicino porto di Sanremo, in Italia. In realtà oggi starei cercando l'ambientazione della sequenza iniziale prima dei titoli del film Agente 007, una cascata di diamanti, quando James Bond è alla ricerca della sua nemesi, ovvero il numero 1 della Spectre. Now he's here. Who are you? My name is Bond. James Bond. Eccola, location trovata. Non ci possiamo arrivare, però la possiamo vedere. Laggiù la bella Mary prendeva il sole. Oggi non c'è, forse perché è nuvoloso e fa freddo. Però che location. Mica male, Degna di un cattivo di un film di Bond. Per anni si è pensato che l'ambientazione fosse il vicino Hotel du Cap Eden Rock, come previsto in pre-produzione. In realtà qui alloggeranno semplicemente i membri del cast e della troupe. Grazie alla recente scoperta dell'amico e location hunter Thomas Gleitzman, ora conosciamo la corretta ubicazione di tale scena. Si tratta della spiaggia privata della quasi omonima Villa Medi Rock, con la sua famosa scalinata percorsa da 007. Ma trattandosi di una proprietà privata è avvicinabile solo via mare e a nuoto. Sono così tornato in una stagione più ottimale e mi sono fatto una bella nuotata dalla vicina Baia dei Miliardari. Mi sono divertito nel mio precedente omaggio 00 Sub a immaginare che l'indagine iniziata proprio qui porti a un ipotetico nascondiglio subacqueo dell'antagonista. E vabbè, dai, non siamo riusciti a visitare proprio, a vedere proprio da vicino la Bond location, però abbiamo fatto una gran bella passeggiata perché c'è la possibilità di fare una bella escursione tutto intorno al capo d'Antibes e merita, ne vale la pena. Ci sono tante belle calette dove poter fare il bagno d'estate, comunque è un gran bel posto. Tipicamente Costa Azzurra. Nel frattempo ho continuato a gironzolare nelle vicinanze. Questa però è una caletta interessante. Potrei provare a ricreare la stessa scena dell'inizio di Cascata di Diamanti. Le scale ci sono. No, sembra più l'isola thailandese di Scaramanga, nell'uomo della pistola d'oro. Prima di concludere, un paio di curiosità, sempre legate al mondo di 007 in Costa Azzurra. Una menzione particolare la merita Cannes. Qui, ogni anno nel mese di maggio, si tiene il famoso Festival del Cinema che assegna la prestigiosa Palma d'Oro. Lungo la passeggiata che passa davanti al centro congressi ci sono i calchi delle mani di alcuni attori famosi. Mi sono infatti imbattuto nelle mani di Timothy Dalton, mentre all'interno dell'ufficio del turismo troviamo le impronte di Ursula Andress, prima e indimenticabile Bond Girl. Al numero 58 del famoso Boulevard de la Croisette troviamo il Carlton International Hotel, dove viene ambientato Caccia al ladro di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Grace Kelly. In questo albergo vennero promossi diversi film di 007 per il mercato francese. Numerosi angoli della cittadina sono arricchiti da sontuosi murales sul mondo del cinema e nel parcheggio Berthelot è stato dipinto il Movie Car Museum,
dove ho trovato un'ottima riproduzione della Aston Martin V12 Vanquish, da La morte può attendere, del 2002 con Pierce Brosnan, sebbene vi abbiano affiancato una più tradizionale immagine dell'agente segreto impersonato da Sean Connery. Altro simbolo della Costa Azzurra è il lussuoso Hotel Negresco a Nizza, con la sua cupola rosa che domina la Promenade des Anglais. Da questo albergo a 5 stelle è passato il James Bond letterario dei romanzi apocrifi del dopo Fleming. In Ruolo d'onore, scritto da John Gardner nel 1984, ritroviamo l'agente segreto a cena proprio al Negresco, stufo della cucina proposta a Monte Carlo. Ma da qui passa anche il giovane Bond di Forever and a Day, scritto da Anthony Horowitz nel 2018 e ambientato in vari punti della Costa Azzurra nel 1950, trattandosi di un prequel della prima avventura Casino Royale. In questa storia, basata su appunti lasciati dallo stesso Ian Fleming, Bond passa anche da Saint-Jean-Cap-Ferrat, in una villa chiamata Shame Lady, che era anche un nome proposto per la dimora giamaicana di Fleming, poi battezzata GoldenEye. Anche lo scrittore Raymond Benson porta 007 da queste parti, proprio a Cannes, Monte Carlo e Nizza, nel suo romanzo del 2001 Never Dream of Dying, edito in Italia col titolo I sogni non uccidono, poi diventato Mai sognare di morire. In Costa Azzurra vennero ambientati anche parecchi episodi della serie Attenti a quei due, con l'americano Tony Curtis e l'inglese Roger Moore, proprio prima che quest'ultimo accetti il ruolo dell'iconico agente segreto. A La Colombe d'Or di St. Paul de Vence l'attore britannico era solito cenare e visse in questo borgo tra gli anni 70 e 80. Successivamente si trasferirà a Monaco, ma tornerà spesso per una tranquilla cena in questo suggestivo villaggio provenzale, celebre per essere stato frequentato da parecchi artisti, tra i quali Chagall e Picasso. Sir Roger Moore oggi riposa al cimitero Le Columbarium di Monaco. Curiosamente vicino a Lewis Gilbert, il regista di 007 Si vive solo due volte, La spia che mi amava e Moonraker, Operazione Spazio. Ok, scusate la deviazione, nel prossimo episodio continueremo con le location del film Mai dire mai e, come promesso nella scorsa puntata, vi mostrerò le ambientazioni di Palmira. A presto, con nuove location bondiane.